Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Boccouture Merz Pharma Italia SRL, sede legale ed amministrativa. Ultimo aggiornamento. 23 luglio 2021. Cosa ha Boccouture? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Boccouture durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Boccouture? Boccouture è un farmaco a base del principio attivo tossina botulinica, appartenente alla categoria degli miorilassanti e nello specifico altri miorilassanti ad azione periferica. È commercializzato in Italia dall'azienda Merz Pharma Italia SRL, sede legale ed amministrativa. Boccouture può essere prescritto con ricetta USP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome. Confezioni. Boccouture 100 unità polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino 4 U/0,1 ml. Boccouture 50 unità polvere per soluzione iniettabile 1 flacone 4 U/0,1 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merz Pharmaceuticals GmbH. Concessionario: Merz Pharma Italia SRL, sede legale ed amministrativa. Ricetta: USP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome. Classe C. Principio attivo: tossina botulinica. Gruppo terapeutico: miorilassanti. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni. Boccouture ha indicato per migliorare temporaneamente l'aspetto delle rughe della parte superiore del volto in adulti con meno di 65 anni di età, nei casi in cui la gravità di questa rughe ha un importante impatto psicologico per il paziente. Rughe verticali da moderate a gravi tra le sopracciglia osservate al massimo corrugamento, rughe labellari e /o. Rughe periorbitali laterali da moderate a gravi osservate al massimo sorriso, rughe a zampe di gallina e /o. Rughe orizzontali della fronte da moderate a gravi osservate alla massima contrazione. Posologia. A causa delle differenze di unità nel saggio di potenza, le dosi unitarie per Boccouture non sono interscambiabili con quelle per le altre preparazioni di tossina botulinica di tipo A. Per informazioni dettagliate sugli studi clinici con Boccouture in confronto al complesso convenzionale di tossina botulinica di tipo A, 900 kd, vedere il paragrafo 5, 1. Generale. Boccouture può essere somministrato solo da medici con opportune qualifiche e l'esperienza necessaria nell'applicazione della tossina botulinica di tipo A. Posologia. Rughe verticali tra le sopracciglia osservate al massimo corrugamento, rughe labellari. Dopo la ricostituzione di Boccouture una dose di 4 unità iniettata in ognuno dei 5 siti di iniezione. 2 iniezioni in ogni muscolo corrugatore e una iniezione nel muscolo trocero, che corrisponde alla dose standard di 20 unità. La dose può essere aumentata dal medico fino a 30 unità se richiesto in base alle necessità dei pazienti, con almeno a 3 mesi di intervallo tra i trattamenti. Solitamente, un miglioramento delle rughe verticali tra le sopracciglia osservate al massimo corrugamento, rughe labellari, inizia a manifestarsi dopo 2 o 3 giorni con il massimo effetto osservato nel 30° giorno. L'effetto dura fino a 4 mesi dopo l'iniezione. Rughe periorbitali laterali osservate al massimo sorriso, rughe a zampe di gallina. Dopo la ricostituzione di Boccouture 4 unità vengono iniettate bilateralmente in ognuno dei 3 siti di iniezione. Un'iniezione di 0,1 ml viene effettuata a 1 cm circa lateralmente rispetto al bordo orbitale osseo. Le altre 2 iniezioni devono essere effettuate 1 cm circa al di sopra e al di sotto dell'area della prima iniezione.
La dose standard totale raccomandata per trattamento è di 12 unità per lato, dose globale totale 24 unità. Un miglioramento delle rughe periorbitali laterali osservate al massimo sorriso, rughe a zampe di gallina, avviene principalmente entro i primi 6 giorni con l'effetto massimo osservato al giorno 30. L'effetto dura fino a 4 mesi dopo l'iniezione. Rughe orizzontali della fronte osservate alla massima contrazione. L'intervallo di dose totale raccomandato a 10-20 unità in base alle necessità individuali del paziente con un intervallo di almeno a 3 mesi a € tra i trattamenti. Dopo la ricostituzione di boccature una dose totale da 10 a 20 unità iniettata nel muscolo frontale in 5 siti di iniezione allineati orizzontalmente almeno 2 cm sopra il bordo dell'orbita. Per ciascun punto di iniezione si applicano 2 unità, 3 unità o 4 unità. Un miglioramento delle rughe orizzontali della fronte osservate alla massima contrazione avviene entro i 7 giorni con l'effetto massimo osservato al giorno 30. L'effetto dura fino a 4 mesi dopo l'iniezione. Tutte le indicazioni. Se il trattamento non mostra efficacia entro un mese dopo l'iniezione iniziale, si devono prendere le seguenti misure. Analisi delle ragioni per la mancata risposta, ad esempio dose troppo bassa, scarsa tecnica di iniezione, possibile sviluppo di anticorpi che neutralizzano le neurotossine. Aggiustamento di dose rispetto all'analisi del fallimento della terapia più recente. Verificare se il trattamento con la neurotossina botulinica di tipo A è la terapia adeguata. Nel caso non si siano verificate reazioni avverse durante il trattamento iniziale, può essere eseguito un trattamento aggiuntivo in conformità all'intervallo minimo di 3 mesi tra il trattamento iniziale e la ripetizione del trattamento. Popolazioni speciali. Sono disponibili dati clinici limitati provenienti dagli studi di fase II sull'utilizzo di boccature nei pazienti con oltre 65 anni di età. Finché a copyright non saranno disponibili ulteriori dati su questo gruppo di età, boccature non ha raccomandato per l'uso in pazienti con più di 65 anni. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di boccature per il trattamento delle rughe verticali tra le sopracciglia osservate al massimo corrugamento, delle rughe periorbitali laterali osservate al massimo sorriso e delle rughe orizzontali della fronte osservate alla massima contrazione nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni non sono state studiate. Boccature non ha dunque raccomandato nella popolazione pediatrica. Modo di somministrazione. Tutte le indicazioni. Boccatura ricostituito destinato ad iniezione intramuscolare. Dopo la ricostituzione, boccature deve essere usato immediatamente e può essere usato solo per un trattamento per paziente. Boccatura ricostituito iniettato usando un ago sottile sterile, ad esempio ago da 30, 33 gauge/0, 20, 0, 30 mm di diametro/13 mm di lunghezza. Si raccomanda un volume di iniezione da 0 a 0,40,1 ml circa per sito di iniezione. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione e per le istruzioni sullo smaltimento dei flaconcini, vedere il paragrafo 6. Gli intervalli tra i trattamenti non devono essere inferiori ai 3 mesi. Se il trattamento fallisce, o l'effetto si riduce con iniezioni ripetute, devono essere utilizzati metodi di trattamento alternativi. Rughe verticali tra le sopracciglia osservate al massimo corrugamento, rughe labellari. Prima e durante l'iniezione, si devono usare il pollice o l'indice per esercitare una decisa pressione sotto il bordo dell'orbita per evitare la diffusione della soluzione in questa regione. Durante l'iniezione si deve mantenere l'allineamento superiore e mediale dell'ago. Al fine di ridurre il rischio di blefaroptosi, sono da evitare le iniezioni vicino al muscolo elevatore superiore della palpebra e nella porzione craniale del muscolo orbicolare dell'occhio. Le iniezioni nel muscolo corrugatore devono essere fatte nella porzione mediale del muscolo e nella porzione centrale del ventre muscolare almeno 1 cm sopra il bordo osseo dell'orbita. Rughe periorbitali laterali osservate al massimo sorriso, rughe a zampe di gallina. Le iniezioni devono essere eseguite per via intramuscolare nel muscolo orbicolare dell'occhio, direttamente sotto il derma per evitare la diffusione di boccature. Devono essere evitate iniezioni troppo vicine al muscolo zigomatico maggiore per evitare la ptosi delle labbra.
Rughe orizzontali della fronte osservate alla massima contrazione. Per ridurre il rischio di ptosi delle sopracciglia, deve essere evitata la paralisi delle fibre muscolari inferiori e iniettando boccotture vicino al bordo dell'orbita. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Disturbi generalizzati dell'attività muscolare, ad esempio miastenia grave, sindrome di Lambert-Eaton. Infezioni o infiammazioni nel sito di iniezione proposto. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze generali. Prima della somministrazione di boccotture, il medico deve familiarizzarsi con l'anatomia del paziente e con qualsiasi alterazione dell'anatomia dovuta a precedenti procedure chirurgiche. Deve essere posta attenzione assicurandosi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati eseguiti studi di interazione tra farmaci. Teoricamente, l'effetto della neurotossina botulinica può essere potenziato da antibiotici aminoglicosidici o altri medicinali che interferiscono con la trasmissione neuromuscolare. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere boccotture durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere boccotture durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati adeguati sull'uso della neurotossina botulinica di tipo A nelle donne in gravidanza. Studi sugli animali hanno mostrato tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. Non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Boccotture altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Si deve consigliare ai pazienti di evitare di guidare o di impegnarsi in attività potenzialmente pericolose se si verifica astenia, debolezza muscolare, capogiri, disturbi della visione o palpebre cadenti. Effetti indesiderati. Solitamente si osservano effetti indesiderati entro la prima settimana dopo il trattamento e sono di natura temporanea. Gli effetti indesiderati possono essere collegati al principio attivo, alla procedura di iniezione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi di sovradosaggio. Dosi aumentate della neurotossina botulinica di tipo A possono causare una paralisi neuromuscolare pronunciata lontano dal sito di iniezione con una varietà di sintomi. I sintomi possono includere debolezza generale, ptosi, diplopia, difficoltà respiratorie, difficoltà di parola, paralisi dei muscoli della respirazione o difficoltà ad inghiottire che provocano polmonite da aspirazione. Misura in caso di sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere monitorato dal punto di vista medico per sintomi di eccessiva debolezza muscolare o paralisi muscolare. Può essere necessario il trattamento sintomatico. Può essere necessaria assistenza respiratoria se si verifica la paralisi dei muscoli della respirazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri rilassanti muscolari, ad azione periferica. Codice ATC. M03AX01. La neurotossina botulinica di tipo A blocca la trasmissione colinergica alla giunzione neuromuscolare inibendo il rilascio di acetilcolina. Proprietà farmacocinetiche. Caratteristiche generali del principio attivo. Non possono essere condotti studi di cinetica classica e di distribuzione con la neurotossina botulinica di tipo A poiché la sostanza attiva viene applicata in dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza cardiovascolare e intestinale. I risultati degli studi di tossicità a dosi, elenco degli eccipienti, albumina umana, saccarosio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di boccotture a base di tossina botulinica sono Vistadex. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.